Muoviamoci rapidamente in un campo che in teoria è quello che tutti conoscono di più, perché se ne parla, perché ne parlano anche tantissimo di più i social, però io voglio anche farvi riflettere sull'importanza di non seguire troppe fake news, troppi falsi miti, perché oggi l'informazione è bellissimo che ci sia, però cerchiamo di rivolgerci a delle fonti affidabili ed è per questo che credo che il mondo universitario debba essere il massimo dell'affidabilità delle fonti di conoscenza e noi dobbiamo sapere cosa sono i metodi contraccettivi. Perché? Perché la maggior parte dei giovani adulti ha già avuto rapporti sessuali intorno all'età in cui si va all'università e quindi è davvero importante saperlo. E quanto più noi abbiamo debuttato la nostra sessualità precocemente, purtroppo, ahimè, tanto meno usiamo i metodi contraccettivi. Le ragioni possono essere molte, la difficoltà, noi diciamo, di accessibilità ai metodi contraccettivi. Fare una visita è costoso, comprare un metodo contraccettivo è costoso. Questo è il motivo per cui alcuni paesi sono più evoluti di altri, e abbiamo questi esempi in Europa, e hanno una gratuità delle metodologie contraccettive, perché ahimè il sesso non protetto, l'abbiamo già capito, ci può portare più rischi di malattie a trasmissione sessuale e ci può portare più rischi di gravidanze non pianificate. Il momento della consultazione per questa tematica, soprattutto nell'adolescente, nella età giovane adulta, è la visita che io prediligo, è il momento più importante, cioè se voi fate bene la prima visita ginecologica, voi starete bene per tutto il resto della vita, perché avrete imparato alcune cose e quindi deve essere accurata. Se non l'avete avuta accurata, dovete cercarne una. Deve essere accurata da un punto di vista medico, perché utilizzare un metodo contraccettivo dobbiamo pensare che oggi sono sempre più sicuri, sono sempre più efficaci, ma è sempre un farmaco che noi diamo in una donna sana per una funzione importante, che è quella di scindere la riproduzione dalla sessualità, quindi una grande occasione di autodeterminazione e di libertà per certo verso, ma dall'altra parte sempre un farmaco è. Ricordatevi che molto spesso noi medici usiamo i metodi contraccettivi ormonali anche come terapia e quindi la dobbiamo pesare da un punto di vista medico perché la usiamo anche per curare l'endometriosi, la sindrome dell'ovaio policistico. Dobbiamo sempre capire che un metodo può essere più appropriato per una certa età, dobbiamo sempre integrare elementi culturali, psicologici, dobbiamo tenere conto, questo è un altro tema che potremmo affrontare in dei webinar successivi, dell'orientamento sessuale, della diversità e della variabilità delle cosiddette sexual minorities, che sono molto importanti, hanno delle peculiarità loro proprie e noi dobbiamo avere la sensibilità giusta a parlare di sessualità a tutti gli individui e dobbiamo anche essere capaci di comprendere laddove può essere necessario utilizzare delle metodologie contraccettive che sono più sicure, per esempio i metodi a lungo termine, che dipendono dal medico, come vi farò vedere la spirale e l'impianto. Perché? Perché magari ci sono delle disabilità e quindi c'è il rischio di essere abusate, di una violenza. Ci possono essere tantissime situazioni, quindi dobbiamo capire che questa è una consultazione importantissima. Noi la chiamiamo un approccio di counseling a 360 gradi, biopsicosociale, perché fare contraccezione nella giovane età, adolescenti ed adulta, davvero poi ci protegge la riproduzione e la sessualità futura. Lo dobbiamo fare garantendo un accesso, garantendo una confidenzialità, un'accuratezza. Tutti dovrebbero sentirsi liberi di entrare in un ambulatorio e poter discutere di queste cose. Questo è il mio sempre auspicio. Dobbiamo anche parlare di che cosa una persona si aspetta dalla contraccezione, perché noi a volte abbiamo delle controattitudini, ci sembra una cosa strana manipolare un fenomeno che in fondo è scritto, è biologico, la nostra ovulazione. Dobbiamo aiutare i giovani a prendere delle decisioni in cui
loro siano davvero protagonisti e usino il metodo che piace fondamentalmente a loro, a meno che non ci siano davvero delle vere e proprie necessità di salute. Questa che vi mostro è la carta che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo a disposizione di tutti per capire le varie categorie. Abbiamo i metodi naturali, che sono i meno efficaci. Ricordatevi i metodi di barriera, sono efficaci per le malattie a trasmissione sessuale come il condom, sono molto poco efficaci per quanto riguarda la contraccezione e quindi ballando con uno sconosciuto l'ideale sarebbe usare un condom e fare anche una contraccezione propria che noi possiamo fare con gli ormoni che possiamo prendere come pillole. Sapete che la parola pillola vuol dire contraccezione oggi, in realtà è giusto sapere che esistono dei cerotti, degli anelli, in alcuni paesi addirittura le iniezioni. Poi può esistere un metodo che è una forma di barriera che non si usa quasi più, che è il diaframma. Ma perché questo diaframma sta insieme alla contraccezione ormonale? Perché serve a farvi capire che quello che dipende dalla donna può essere dimenticato e quindi che anche la pillola, se noi non la usiamo correttamente, può non essere efficace e quindi dare origine a una gravidanza non pianificata. I veri metodi davvero efficaci sono quelli che noi, per esempio in Italia o a volte le giovanissime non usano, che sono quegli impianti o le spirali a lungo termine che vanno inserite nell'utero, perché sono dei metodi che vengono visti come eccessivi, come troppo pianificativi, durano 3-5 anni, ma ricordatevi che possono essere ottimi quando si studia, quando si va fuori per un dottorato, quando davvero si deve fare una pianificazione. E poi naturalmente i metodi estremi sono quelli che possono utilizzare le persone che ci sono già riprodotte, da una parte la sterilizzazione, quindi chiudere le tube, impedire l'incontro degli spermatozoi, e dall'altro la vasectomia, quindi far sì che l'uomo tagli i suoi dotti deferenti e non abbia più una eiaculazione. È chiaro che questi sono i metodi assolutamente più sicuri perché sono definitivi, non dipendono dall'utilizzatore. Oggi abbiamo tante possibilità, io non voglio andare nel dettaglio, però quello che voglio trasmettervi è che non esiste una pillola sola, ne esistono tanti, a tanti dosaggi. Oggi abbiamo nuovi estrogeni naturali sempre più simili agli ormoni che noi produciamo. Abbiamo sostanze che vedete sono simili a quel progesterone che abbiamo nominato del ciclo mestruale, quindi che aiutano, proteggono l'utero, curano i disturbi, curano l'acne, curano il dolore, ci aiutano a non far progredire le malattie. Ricordatevi che anche rendono il muco più denso, quindi se per caso non usiamo il preservativo abbiamo meno possibilità che le infezioni entrino all'interno del nostro utero e possiamo appunto utilizzare cerotti, anelli, impianti, spirali, farlo in tanti modi diversi. Quindi è giusto parlare e scegliere la modalità più appropriata a quella singola donna, a quei singoli bisogni e ricordatevi che di esami ne servono veramente pochissimi. Le opzioni là fuori ci sono, bisogna parlarne al medico e bisogna affrontare la tematica emergente e mi avvio a concludere di un concetto che è dappertutto sui social, che è quello dell'ormonofobia, cioè che oggi le nuove generazioni comprendano che gli ormoni non sono i nemici della salute della donna, gli ormoni sono parte integrante della salute della donna e che anche la contraccezione fa parte di questa categoria di prodotti, così come i farmaci della fertilità, così come i farmaci della menopausa. Però c'è questa tendenza a pensare che gli ormoni sono delle bombe che ci fanno male. Noi dobbiamo imparare a parlare con gli operatori sanitari, a fare tutte le domande, noi stessi dobbiamo parlare bene ai nostri adolescenti, ai nostri giovani, spiegare i pro, spiegare i contro, non minimizzare mai gli effetti collaterali, ma cercare di comprendere davvero per la persona a cui abbiamo di fronte se davvero è necessario fare un dialogo forte in tema di salute sessuale e riproduttiva. Solo così una persona può fare delle scelte individualizzate e serene.